Quali aspetti occorre tenere necessariamente in considerazione nello svolgimento della diagnosi energetica? Ci sono una serie di elementi che vanno sempre tenuti in mente nel momento in cui ci si approccia ad efficientare un certo contesto operativo, quali per esempio uno stabilimento industriale. Tenere presente la potenza installata degli impianti, nel senso che è sempre meglio efficientare prima di tutto impianti di grande potenza installata rispetto ovviamente che non impianti che richiedono poca potenza dal punto di vista energetico. Secondo punto, riguardare con attenzione gli impianti che hanno quindi grande potenza ma anche che lavorino per molte ore all'anno, in quanto l'energia risparmiata dipende sì dalla potenza ma dipende anche dal numero di ore durante le quali questa potenza stessa viene richiesta su base annua. Un altro elemento da tenere presente è il costo specifico dell'energia che stiamo risparmiando. Bisognerebbe risparmiare prima i flussi energetici molto costosi, per esempio l'elettricità, poi il gas naturale, poi eventualmente il GPL se si sta utilizzando il GPL in questo contesto, ed eventualmente solo da ultimi residui di lavorazione petrolifera che eventualmente hanno bassi costi di acquisizione o biomasse delle quali l'azienda si sta servendo a basso costo. Altro elemento da tenere presente è l'aspettanza di vita degli impianti che vogliamo efficientare. Se sono impianti ormai prossimi al fine vita, il reddito totale attualizzato che siamo in grado di produrre grazie a un intervento di risparmio energetico sarà molto elevato. Se sono impianti viceversa installati da poco, essi devono ancora essere ammortizzati e quindi il relativo intervento di efficientamento o sostituzione con macchine più efficienti potrebbe risultare sicuramente meno conveniente dal punto di vista economico. Altro punto da tenere presente è l'interesse sul capitale che dobbiamo avere disponibile per finanziare l'operazione di risparmio energetico. Ovviamente queste operazioni vanno implementate nel momento in cui il decisore, l'amministratore, il committente ha a disposizione capitali. E questa operazione è tanto più facile quanto più basso l'interesse che gli viene richiesto per rendergli reale questa disponibilità. Viceversa, nel momento in cui il denaro costa molto, sarà più difficile per il committente poter entrare in possesso dei capitali per finanziare l'operazione di risparmio energetico. Tutti questi elementi è bene che l'auditor che si appresta a fare una diagnosi energetica li tenga sempre contemporaneamente tutti presenti nella propria mente per poter ottimizzare il percorso che lo condurrà ad individuare un gran numero di interventi di risparmio energetico. Che cosa si intende per bilanci e modelli energetici? Intendiamo degli schemi, tipicamente dei fogli elettronici, con i quali a fronte dell'energia che viene alimentata al processo o alla fase di lavoro o al macchinario stesso, si verifica quanta energia viene rilasciata in termini di energia utile dal processo stesso a fronte delle perdite di trasformazione energetica. Tutto questo ci serve per individuare all'interno di uno stabilimento produttivo quali sono le fasi di lavoro le più energivore, sulle quali poi incentrare i nostri interessi in termini di individuazione di soluzioni miranti a risparmiare energia. In che modo la cogenerazione può essere considerata uno strumento di risparmio di energia primaria? È un intervento molto interessante la cogenerazione per poter risparmiare energia primaria, in quanto laddove uno stabilimento ha necessità di due flussi energetici separati, elettricità e calore, ed affronta particolari costi per poterne avere la contemporanea fornitura, si può ottenere lo stesso risultato grazie ad una unica macchina che è in grado di produrre contemporaneamente il flusso energetico sotto forma di calore e di elettricità contemporaneamente. Ovviamente per poter implementare una simile macchina, che è una macchina complessa, tipicamente una macchina costosa, può essere un turbogas, può essere una turbina a vapore, può essere un motore alternativo, una macchina molto complessa, quindi è costosa, bisogna che si rispettino una serie di requisiti a monte, ossia che in questa azienda ci sia contemporanea domanda di calore e temperatura, che queste domande abbiano delle dimensioni importanti,
e che ci sia un particolare rapporto fra l'energia elettrica domandata e il calore domandato. Una volta che siano rispettate tutte queste condizioni e si sia dimensionata la macchina, indubbiamente l'azienda sarà in grado di poter ottenere dei apprezzabili risultati sia energetici, quindi consumando meno energia, ed economici contemporaneamente.